Con questo video voglio controbattere punto per punto a un video che è stato pubblicato dal canale Will Media, in cui c'è un ragazzo musulmano che parla, che dai commenti ho dedotto si chiama Ibrahim, quindi io mi riferirò a questa persona col suo nome, e l'argomento è: l'Islam è contro le donne? Punto interrogativo. Io semplicemente punto per punto voglio smantellare quello che dice questa persona in questo video di questo canale, quindi Ibrahim e Will Media. Ibrahim dice che per capire la condizione delle donne nell'Islam dobbiamo considerare il cambiamento in meglio che l'Islam ha portato nel VII secolo d.C. E qui mi bloccherei subito per chiedere a Ibrahim: Cristo quale? Il profeta fallito? Quello che doveva fondare l'Islam ma non ci è riuscito perché evidentemente non era tanto bravo, perché i cristiani hanno poi sviato le scritture e sono tutti dei deviati, come probabilmente tutti i musulmani dicono 17 volte al giorno, girati verso un punto non definito dell'atmosfera? Oppure quale Cristo? Il nipote materno di Mosè o il nipote materno di Aronne? Oppure il figlio di Maria, una certa vergine che Maometto avrebbe voluto come sposa? E sappiamo anche che cosa vuol dire matrimonio nell'Islam. Perché prima dell'Islam, come dice Ibrahim, seppellivano vive le neonate femmine. Ma l'Islam ha contrastato questa pratica e quindi io come standard, ad esempio, oggi dovrei utilizzare uno standard dell'epoca preislamica per dire cosa? Che l'Islam è valido? Facciamo un applauso all'Islam perché non seppellisce le neonate femmine? Non capisco qual è la richiesta di usare questi standard di 1400 anni fa. Poi Ibrahim a un certo punto, mentre parla, fa comparire un libro che in descrizione però non è citato. Si intravede il titolo, che è Women in Islam, quindi le donne nell'Islam. L'autore, non sono riuscita a scorgere l'autore, e quindi questo libro misterioso può fondamentalmente raccontare ciò che vuole. Per questo motivo anche io questa mattina ho creato questo mio libro che si intitola Gli ebrei nel nazismo. L'autore o l'autrice potrei anche essere io, comunque in descrizione non vi lascio niente, non vi cito niente, non vi metto nessuno screenshot, sappiate che sto parlando di Jews in Nazism. A un certo punto Ibrahim specifica quali siano i diritti delle donne nell'Islam, non sappiamo se secondo lui o secondo questo misterioso libro, probabilmente tutte e due le cose, non lo so. Dunque, vediamoli quindi punto per punto. Il diritto a perseguire la conoscenza è senza fonte, quindi l'affermazione di Ibrahim è completamente irrilevante. Poco dopo il ragazzo dice: Maometto diceva che la ricerca del sapere è un obbligo per il buon musulmano e per la buona musulmana. Sì, fantastico, ma è senza fonte, quindi non ha nessuna attendibilità questa affermazione. Andiamo avanti, poi dice che Aisha, che era la moglie di Maometto, era considerata un punto di riferimento per la comunità, per la conoscenza religiosa e anche medica, tipo bere l'urina di cammello, tagliare la vagina delle donne e cosa manca? La terra piatta, ad esempio, ma mille altre che poi in altri video vedremo. Eppure gli uomini andavano da lei per imparare. Sì, allora Aisha è la bambina che Maometto ha sposato quando la bambina aveva 6 anni. E ha consumato il matrimonio con questa bambina quando la bambina aveva 9 anni. Questa è la frase ufficiale delle fonti ufficiali dell'Islam. E sicuramente ancora oggi ci sono tanti uomini che hanno probabilmente dei problemi perché hanno 40-50 anni e vogliono sposare una bambina di 9 anni che sulla base di questo comportamento di Maometto viene data loro in sposa. Questa pratica ha un nome ben preciso che inizia con la P e non è profeta, e sì, sicuramente da questi uomini, che io suppongo siano dei depravati mentali, viene ancora usato oggi l'esempio di Aisha come modello, imparare da lei, sicuramente. Poco dopo viene detto che le donne sono invitate a insegnare, e senza fonte, quindi anche questa affermazione di Ibrahim è completamente irrilevante. Poco dopo menziona una studiosa dell'Islam che si chiama Francesca Bocca, che io personalmente non conosco e non ho nessun motivo di pensare che questa donna sia una pessima donna e che dica soltanto delle castronerie. Quindi io partirò dal presupposto che questa donna musulmana dice al 100% cose esatte, cose condivisibili, cose per le quali non le andrei contro, e per questo motivo nel mio libro
Jews in Nazism, così come Ibrahim prende questa teologa musulmana per definire l'Islam, io dedicherò nel mio libro Jews in Nazism un capitolo soltanto a Oskar Schindler, perché, come tutti sapete, Oskar Schindler lavorava per la Germania nazista, era un imprenditore tedesco, addirittura possedeva delle fabbriche proprio di produzione bellica per il nazismo, e quindi io descriverò il comportamento di Oskar Schindler per definire il nazismo. E sulla base della biografia di Schindler tutti conosceranno il nazismo. Non ci vedo nessun problema. A un certo punto Ibrahim dice che le donne hanno il diritto di scegliere il proprio marito. Maometto ha detto che una donna non può essere data in sposa senza il suo consenso. Ok, la fonte qui che Will Media utilizza o Ibrahim utilizza non è completa, nel senso che gli hadith parlano di questo e poi dicono che il silenzio della ragazzina è il suo consenso. Questo significa che se in questo momento io ho 9 anni e un giorno e sono nella mia stanza da sola e sto facendo silenzio, i miei genitori sono autorizzati a vendermi, a darmi in sposa ad un depravato mentale. E altra cosa dell'Islam che non ha mai abolito è il pagamento per la bambina da dare in sposa, quindi c'è più di un fattore islamico. Se la mia famiglia è povera e mi vuole dare in sposa per guadagnarci qualcosa, lo può tranquillamente fare. Quindi no, il silenzio della ragazzina è il consenso. Quindi se sono zitta sto dando il mio consenso. A un certo punto, e qui è quando proprio sfiora, non so come definirlo, Ibrahim dice che Saman Abbas è stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato, e tutto questo non c'entra niente nell'Islam. Falso. Nella Sura 18, Al-Kahf, capitolo 18, c'è un misterioso personaggio che si chiama Al-Qadir che uccide un ragazzino, e dopo viene spiegato sia nel Corano che nei tafsir che negli hadith che questo ragazzino è stato ucciso perché lui era miscredente, i genitori invece erano musulmani. I genitori, per amore di questo ragazzino, sarebbero stati forse condotti su una strada di ribellione e miscredenza. In un hadith Maometto dice anche che non bisogna uccidere i bambini a meno che non sappiate quello che Al-Qadir sapeva del bambino che aveva ucciso, ovvero a meno che non possiate lasciare in vita il bambino che probabilmente sarà musulmano e uccidiate il bambino che probabilmente sarà miscredente. Sulla base di questo hadith, di questa sura, è stata fondata la sezione di Sharia che inizia con la O di Otranto, in cui c'è scritto che non c'è punizione per i genitori che uccidono i figli. Quindi no, anche questa affermazione è completamente sbagliata. Le donne hanno diritti sessuali, secondo Ibrahim e secondo Will Media. Il marito ha il dovere di soddisfare la propria moglie sessualmente. Questa affermazione è completamente senza fonte, quindi è del tutto irrilevante. Però, sulla base di questo ragionamento di Will Media e di Ibrahim, io qui nel mio libro, Jews in Nazism, posso tranquillamente inserire un capitolo in cui parlo del diritto degli ebrei di ricevere la busta paga a fine mese, perché per tutto il mese hanno scavato una fossa lì sotto la neve scalzi, ma probabilmente era una loro libera scelta, come l'hijab per le donne, e poi il giorno dopo i nazisti gliela facevano scavare lì, non per creare un danno cerebrale negli ebrei, assolutamente no, ma perché stavano lavorando e a fine mese come diritto ricevevano la busta paga. Perfetto, non ci trovo proprio assolutamente niente di strano. Il diritto a divertirsi col marito hanno le donne secondo Ibrahim e Will Media. Ora, questo diritto dovrebbe essere presente, stando a loro, in un libro che Google considera completamente inesistente. Io ho poi tradotto il titolo, perché compare a un certo punto il libro in arabo, il titolo dovrebbe essere I 100 diritti della donna musulmana, ok? E quindi vi preannuncio che quando finalmente il mio libro Gli ebrei nel nazismo sarà pubblicato, io metterò una bella schermata in giapponese con scritto I 100 diritti degli ebrei nel nazismo, e non ci trovo assolutamente anche in questo niente di strano, con una bella schermata del mio libro tradotto in giapponese. Ok, tanto vale tutto. Le donne hanno il diritto a condividere i lavori in casa.
Maometto era devoto alla famiglia, aveva 11 o 14 mogli, ancora adesso non si sa quante, e una era una bambina, poi aveva 8 schiave sessuali, sì, una famiglia fantastica, era sempre sorridente e anche tutto questo da parte di Ibrahim è senza fonte, quindi l'affermazione è completamente irrilevante. Se invece uno vuole rifarsi alle fonti può trovare ad esempio un hadith in cui c'è la bambina Aisha che gratta via lo sperma dal vestito di Maometto. Wow, ma che bel quadretto! Fantastico, il capofamiglia che ha 11-14 mogli, tot schiave sessuali e dalla bambina che ha sposato, quando la bambina aveva 9 anni, si fa grattare via lo sperma dal vestito. Beh, allora perché non prenderlo come modello questa persona? Fantastico! A un certo punto Ibrahim dice che le donne hanno il diritto al divorzio e che l'Islam l'ha stabilito prima dell'Italia, perché l'Islam ha legalizzato il divorzio soltanto nel 1970, quindi l'Islam è meglio dell'Italia, quindi la Sharia è meglio della Costituzione italiana, praticamente sta dicendo questo. Dunque, c'è un'incompletezza in questo momento, nel senso che la donna può chiedere il divorzio al marito, ma è il marito che deve darglielo. È come se io sono stata rapita da qualcuno, al mio rapitore gli chiedo per favore mi liberi e il mio rapitore dice di no. E cosa abbiamo risolto? Non solo, ma il divorzio, secondo la Sharia, avviene semplicemente con l'uomo che si avvicina alla donna, perché l'uomo non è che può chiedere il divorzio alla donna, glielo dice direttamente tramite un incantesimo, le parole magiche talak, 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 che significa ti divorzio, sei finita, sei abbandonata, resti senza figli, resti senza soldi e verrai ripudiata, non ti prenderà più nessuno perché non sei più vergine. Questo significa talak, 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 come se improvvisamente fossimo dentro un libro di Harry Potter e all'uomo musulmano improvvisamente escono delle parole magiche e questo talak, talak, talak viene usato contro le mogli, perché se tua moglie sta hai una diatriba in quel momento con tua moglie, ti avvicini a lei e lo dici solo una volta e lei inizia a essere terrorizzata e poi glielo dici 2 volte, lei è ancora più terrorizzata di prima e questo fa sì che tua moglie sia per sempre obbediente, a meno che non ti vuoi proprio giocare il jolly finale 4-34, picchiate le vostre mogli se non vi obbediscono. Gesù Cristo, aiutami. Secondo Ibrahim le donne hanno il diritto di eredità e di proprietà. La donna può ereditare, possedere, perché l'Islam 1400 anni fa ha introdotto questa innovazione, quindi facendo un favore a tutta l'umanità, e non solo l'umanità pre-islamica, ma addirittura l'Islam è stato meglio dell'Italia perché il diritto all'eredità per le donne italiane è stato riconosciuto soltanto il secolo scorso, quindi la Sharia è meglio della Costituzione italiana e comunque l'Islam ci è arrivato molto prima di noi. Ok, sì, anche questa affermazione non è completa, nel senso che nella Sura 4, ai versetti 11 e 176, Allah stabilisce che la donna vale meno della metà, che la donna vale la metà di un uomo. Quindi in caso di testimonianza davanti a un tribunale della Sharia 2 donne che dicono la stessa cosa valgono quanto un uomo e in caso di eredità, quindi ritroviamo questo concetto del mezzo, metà donna, 2 donne intere valgono un uomo intero, è talmente stupido che non lo riesco neanche a dire bene. E quindi no, le donne ereditano la metà di quello che eredita un uomo. Quindi anche questo è molto scorretto da parte di Will Media e di Ibrahim. Le donne, secondo Ibrahim e Will Media, hanno il diritto al mantenimento, cioè il marito deve fornire lo stesso stile di vita alla donna che fornisce per se stesso, che ha per se stesso. Beh, anche questo è senza fonte, quindi è un'affermazione irrilevante. Inoltre è completamente contraddittorio, nel senso che innanzitutto non c'è nessun dubbio che se tu sei il marito e sei l'unico che può uscire di casa, è ovvio che lavorerai solo tu. E cosa devo fare? Io devo ringraziarti perché non mi fai morire di fame mentre sono chiusa in casa? Primo. Secondo, no, l'uomo può sposare fino a 4 mogli, oltre le 4 mogli può avere infinite schiave sessuali, quindi no, la donna non può sposare 4 mariti e la donna non può avere infiniti schiavi sessuali, quindi anche questo è molto scorretto. Inoltre
un uomo musulmano può sposare anche una cristiana, un'ebrea o una politeista. La donna musulmana non può assolutamente sposare un cristiano, un ebreo o un politeista, secondo l'Islam. Quindi non c'è nessuna parità fra il marito e la moglie, per quanto ringraziamo il fatto che non lasciano morire di fame perché appunto provvedono al mantenimento della donna, ma lo stile di vita assolutamente non è lo stesso. A un certo punto Ibrahim dice che le donne hanno diritto a lavorare e ottenere ruoli rilevanti. Anche questa affermazione è senza fonte, quindi è completamente irrilevante. In compenso, se proprio volete spulciare negli hadith, troverete un hadith fantastico in cui Maometto dice che una nazione non avrà mai successo se verrà governata da una donna. Io fino a qualche tempo fa questa non la capivo perché seguivo Al-Arabiya, Al Jazeera, TRT, che sono tutte testate islamiche, arabe, TRT è turca, e ogni volta in cui dicevano in Islanda il primo ministro è stata eletta una donna, in Svezia, in Australia una donna eletta come presidente del Consiglio, sotto c'erano fiumi di musulmani che scrivevano RIP Svezia, riposa in pace Danimarca, riposa in pace Islanda, oh per l'Australia è finita, e io non capivo perché, dicevo perché dicono tutti la stessa cosa, perché si rifacevano questa hadith, alla faccia di quelli che gli hadith non li conoscono e non li seguono. A un certo punto viene detto che l'Islam ci invita a valutare, Ibrahim dice questo, l'Islam ci invita a valutare le persone per le loro capacità. Ma veramente io sapevo che l'Islam divide l'umanità fra musulmani e non musulmani. I non musulmani non fanno quasi mai una bella fine. Poi ci sono anche altri gruppi che si confondono anche fra loro, gli ebrei da una parte, poi gli ebrei e i cristiani insieme sono la gente della scrittura, e poi ci sono i politeisti, poi i cristiani ogni tanto diventano politeisti anche loro, quindi in sostanza no. L'Islam non ti insegna a valutare le persone, l'Islam ti insegna che se un ebreo ha fatto un torto a Maometto, tutti gli ebrei in eterno sono detestati da Allah. Oppure, mi sai dire qual è l'ultima frase di Al-Fatiha? Se non mi sto sbagliando. Oh, poi se è vero questo, allora una donna musulmana può sposare un ebreo. Nessun problema, però a me non risulta. Le donne musulmane possono sposare soltanto altri musulmani. Perché? E perché invece gli uomini musulmani possono sposare e fare figli con donne di qualsiasi altra religione? Perché l'Islam è patrilineare. I figli di un uomo musulmano sono sicuramente musulmani, a prescindere che la madre sia d'accordo o che lo sappia. Ci sono donne occidentali che questo non lo sapevano. Mentre invece l'utero della donna musulmana può sfornare un altro musulmano soltanto se è fecondato da un uomo musulmano. Se una donna musulmana va con un cristiano, l'utero è perso, è andato disperso. L'Islam è ossessionato dai numeri, vuole soltanto fare numeri. Per questo motivo, essendo patrilineare, l'uomo musulmano può fecondare tutte, ma la donna musulmana può stare solo con un altro uomo musulmano, perché l'identità islamica del nascituro viene data dallo sperma, non dall'utero. Poco dopo dice che le donne hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Sì, ma questa opinione, se va contro l'Islam o contro la Sharia, che si fa di queste donne? Hanno mai visto un telegiornale queste persone? Chiaro che non... Questo è un video di cui loro la verità la sanno benissimo, è un video per kuffar, quello lì, dove i kuffar abbocchino e si becchino tutta la dawa del mondo. Ok, andiamo avanti. Tutti questi diritti sono stati fondati dall'Islam nel 622, cioè 1000 anni prima che venissero fondati in Europa, quindi l'Islam è meglio dell'Europa, la Sharia è meglio di qualsiasi costituzione a questo punto. E però vengono tutti ad abitare qua, chissà perché scappano, non solo scappano, ma mettono la propria vita su un gommone che si vede lontano un miglio, che non è affatto detto che arrivi dall'altra parte del Mediterraneo. E come mai? Che cosa ci sarà di così terrificante alle spalle di quelle persone? Se la Sharia è così fantastica, l'Islam è così fantastico, perché non ci imbarchiamo tutti dalla Sicilia e andiamo a vivere in Egitto e rischiamo anche, paghiamo anche sto maledetto gommone?
Ora, il 622 è l'anno in cui inizia la Jihad. Il 622 è l'anno in cui Maometto scopre che dopo 12 anni, quasi 10-12, passati anche con Khadija, passati nella caverna a non sapere riconoscere Satana da Dio, da lì in poi scopre che spostandosi a Medina, iniziando a decapitare il prossimo, otterrà molto più successo che facendo il profeta, dicendo che Gesù, ricordatevelo, è un profeta fallito. E cosa succede? Che si iniziano a schiavizzare le persone vengono decapitate, le donne vengono schiavizzate sessualmente dopo aver sterminato la loro tribù. E poi c'è anche una giornata in cui Maometto guarda se i bambini hanno i peli pubici oppure no, prima di decapitarli, nella stessa giornata in cui decapiterà circa 800 persone. Le fonti non sono ancora oggi chiare, 600, 800, 900, non si sa. Ora io dovrei partire dal 622 per dire che in Europa qualcosa è andato storto, dovrei partire da questo esempio, perché ad oggi quella dei peli pubici prima di una decapitazione di una tribù ebraica potrebbe piacere a chi? A Goebbels o a Himmler. Quindi lo metto qua, tanto vale tutto. Metto un bell'articolo di Goebbels al fondo del libro con una bella citazione. Gli sarebbe piaciuto tutto questo. Fantastico. Quindi ricordatevi che sulla base di questo, dell'anno 622, in cui iniziano queste cose, l'Europa è rimasta indietro. Addirittura Will Media dice che questo è anche meglio di Nietzsche e di Schopenhauer, che un po' di anni fa avranno anche avuto una percezione diversa della donna nella società. E infatti Ibrahim a un certo punto cita Gustave Le Bon, che ha scritto nel 1800 e qualcosa un libro che io non ho letto, che si intitola La civiltà araba, in cui elogia qualcosa che sicuramente ci sarà stato nella civiltà araba e dice che il Corano tratta molto meglio le donne rispetto ai nostri codici europei. Allora, a parte che i codici europei non so cosa siano, a meno che non sia qualcosa di simile, che abbiano negli scaffali queste persone, di simile ai protocolli degli avi di Sion, perché che cosa sono i codici europei? Poi nel 2023 a me non me ne frega proprio niente di come sembrasse la donna nel 1800 e qualcosa, di quale percezione mai ci sia stata. Inoltre il Corano no, non tratta meglio le donne di qualsiasi codice europeo. Ibrahim, non l'hai menzionata la mutilazione dei genitali femminili, ma c'è uno stato in Europa in cui adesso viene tagliata la vagina delle donne e questo sarebbe peggio o meglio del libro di Sharia Shafi in cui si dice di come tagliare la vagina delle donne? Perché? L'Egitto è meglio della Francia allora. L'Uganda, la Somalia, Djibouti, il Kenya, tutti i paesi, compresa la Malesia e l'Indonesia, dove ti tagliano la figa, sono meglio della Spagna, della Germania. Il velo non dovrebbe essere strano in Italia, secondo Will Media, perché ce l'ha la Madonna nelle raffigurazioni. La Madonna è, già giusto, la sorella di Mosè, è anche quella che Maometto avrebbe voluto sposare in qualità di vergine, fantastico, ed è nelle raffigurazioni quelli che secondo l'Islam vanno punite, tant'è che non esistono molte chiese nei paesi islamici. Normalmente quando l'Islam diventa violento una delle prime cose con cui se la prende sono proprio le icone e l'idolatria, perché secondo la Sharia l'idolatria è un reato che va punito. Questo anche non l'hanno detto. Comunque il velo lo indossano anche le suore. Io non so quanta pazienza vi sia rimasta a questo punto, però quando vedete che i musulmani ripetono sempre le stesse cose, non si stanno sbagliando, non è che si sono svegliati pilotati al mattino da una forza superiore, leggono i manuali di Dawa, che ho letto anch'io, sono in vendita su Amazon, se non ci avete 7 o 10 euro da investire, li potete scaricare da internet. Uno dei migliori è Come fare Dawa ai cristiani, e c'è scritto far sentire i cristiani in colpa se vogliono criticare l'Islam, perché anche le suore e anche la Madonna indossano il velo. A parte il fatto che io come cristiana non devo girare come la Madonna nelle raffigurazioni di tot secoli fa, inoltre le suore
che di solito non esplodono, tra l'altro, in quel momento stanno rappresentando un'istituzione, quindi hanno un codice d'abbigliamento, ma le donne cristiane non devono girare col velo, e anche fosse così, mio padre non mi ucciderebbe mai perché io ho tolto il velo sulla base di nessun concetto del cristianesimo. Questi sono modi che ha la Dawa per esasperarti, per distrarti, farti perdere tempo e farti perdere energie. Quindi andiamo avanti. Le donne mettono il velo per non essere sessualizzate, per osservare la modestia, e il velo quindi è un modo per difendersi dalla sessualizzazione che gli uomini farebbero o fanno del corpo della donna. Ok, quindi sulla base di questo che dice Ibrahim, l'Islam non insegna agli uomini a comportarsi in maniera educata e civile con le donne, ma insegna alle donne a difendersi dalla sessualizzazione che molto probabilmente gli uomini farebbero o fanno o faranno. Che è il motivo per il quale quando le donne musulmane vengono molestate o vengono violentate pensano che sia colpa loro, perché hanno introiettato questa idea, che è una delle più tristi del mondo. Inoltre noi sappiamo che il velo nasce per distinguere le schiave sessuali dalle donne musulmane, cioè la donna musulmana non puoi violentarla perché indossa il velo, quindi chi non indossa il velo lo posso violentare, che è il motivo per il quale le statistiche in Europa degli stupri sono spaventose da 10 anni a questa parte. Ve le ricordate le primavere arabe? I grafici coincidono. Com'è possibile? E non sto dicendo che solo i musulmani stuprano, possono stuprare tutti gli uomini del mondo, ma purtroppo, anzi per fortuna, non tutti gli uomini del mondo credono a un Dio che ha dato il diritto divino di stuprare qualcun altro. Anche questo l'avevamo già visto in un altro video. Oh, Dio mi aiuti. Dunque, il velo è frutto, secondo Ibrahim e Will Media, è frutto di un percorso di consapevolezza. Non è obbligatorio, falso, è obbligatorio, cioè se no cosa stiamo parlando? Perché muoiono, scusa. È obbligatorio, lo sanno tutti. E attenzione, il video, mentre dice questo, il video fa vedere delle bambine con il velo. Da qui io deduco chiedo, se quelle bambine fossero state senza velo, le avrebbero sessualizzate? Perché se la risposta è sì, c'è un forte problema dietro questa mentalità, perché se tu metti il velo a una bambina, e la fai vedere anche nel video, significa che senza velo l'avresti sessualizzata, ed è una bambina. Da dove arriverà questo concetto? Al minuto 10 Ibrahim fa quello che faceva Maometto quando, praticamente è la stessa cosa, quando a Maometto nessuno stava dicendo niente, ma lui continuava a ripetere non sto mica mentendo, e questo nel Corano si vede ogni 3 righe, perché ogni 3 righe nel Corano c'è scritto, la frase che più è ripetuta, credo, fra le più ripetute, è proprio coloro che ci accusano di menzogna. Voi vi immaginate se io adesso apro il Nuovo Testamento, la Bibbia, dove l'ho messa? Bah, non importa. E ogni 3 parole Gesù Cristo dice, non sono mica bugiardo. Ma voi che cosa capite? Se adesso un vostro amico vi chiama per raccontarvi una cosa e poi vi dice, non ho mica mentito, che cosa capite voi? Che ha mentito? E Maometto faceva la stessa cosa, nel Corano si vede ancora oggi. E Ibrahim giustamente a un certo punto dice, se quello che ho detto è vero, se non vi ho mentito, ma perché? Non te l'ha chiesto nessuno se sei sincero, se stai mentendo. Comunque, per capire se Ibrahim mente bisogna chiedere alla teologa di prima, che si chiama Francesca Bocca, ha 7 milioni di titoli, è anche psicologa, scrittrice, poetessa, imprenditrice, ha fondato diverse associazioni, è scenografa
Insomma, fa tutto, anche duplicato chiavi, fotocopia, trasforma i tuoi ricordi da videocassetta a formato digitale. E a un certo punto, attenzione, mentre questa ragazza, che ripeto, io non ho nessun motivo per pensare che sia disonesto, che dica cose errate, partiamo dal presupposto che stia dicendo cose fantastiche, condivisibili, mentre parla dietro sé, e anche scenografa, c'è un quadro con scritto l'arte della negazione. Credo che sia qualcosa che riguarda il dadaismo, però è simpatico che ci sia dietro l'arte della negazione, perché la scenografa teologa musulmana che cosa ci dirà? Ci dirà che, attenzione, dove l'ho messo? Taratatata, chiedo scusa. A suon di diritti non si ottiene niente, non è l'approccio dell'Islam. L'Islam nasce come fenomeno educativo, poi aggregativo e infine politico. Ma che cosa vuol dire? Vabbè, ma qualsiasi linguaggio forbito sia venuto in mente alla scenografa, teologa, poetessa, imprenditrice, cambio gomme, controllo pneumatici, cambio olio, psicologa, scrittrice, scenografa, Francesca Bocca, a me non piace lo stesso l'Islam. Abbiamo lo stesso il diritto di criticare un'ideologia che condanna a morte tutti gli altri e soprattutto che è violenta contro le donne. Quindi che lei abbia un linguaggio forbito, io sono felicissima per lei, però non ci piace lo stesso l'Islam, anche se lo dite con una frase più altisonante di altre. A un certo punto Ibrahim dice che per emancipare le donne musulmane qualcuno pensa di esportare il modello occidentale, ma questo non sta funzionando, ad esempio in Afghanistan. Ok, vabbè. Io vado avanti, se no non ce la facciamo più. Questo è ovviamente un modo per fare leva sul fatto che l'Occidente è eternamente colpevole di aver voluto esportare dei modelli e quindi l'Afghanistan adesso è ridotto malissimo per colpa dell'Occidente. Io Cuba l'ho visitata bene e vi garantisco che di occidentale non c'è niente, non c'è la misoginia dell'Islam. La stessa cosa si può dire per la Cina, la Russia. Sono tutti luoghi in cui rigettano il modello occidentale, però non c'è la misoginia dell'Islam, quindi non ha nessun senso, non sta proprio in piedi. Cioè, cosa c'è di occidentale in Tibet? Niente, hanno le stesse notizie dal Tibet che arrivano dall'Iran? No, c'è un motivo. Poi a un certo punto Ibrahim mostra un libro che è scritto da un uomo, attenzione, qui abbiamo altri messaggi subliminali, perché questo libro dovrebbe parlare dell'emancipazione delle donne musulmane, è scritto da un uomo e ho dei problemi. No, è scritto da un uomo e in copertina c'è un barbapapà nero. Forse sotto il barbapapà nero c'è una donna musulmana emancipata secondo l'uomo che ha scritto questo libro, quindi anche lì non so bene come cavarmela. Poi dice che in Italia ci sono diverse associazioni, mostra delle donne felicissime in un bar all'aperto che festeggiano qualsiasi cosa e a un certo punto abbiamo un messaggio subliminale fantastico perché c'è il ciondolo con la forma fantasy della Palestina. C'è una ragazza che mostra questo ciondolo, come tutti sapete, quella, io suppongo, io non so che confini usino queste persone per la loro idea di Palestina, non andrei adesso ad aggiungere altre cose anche perché è troppo lungo questo video. Andiamo avanti veloce, c'è il ciondolo fantasy con la fantasia della Palestina, quindi mi raccomando ricordatevi che gli ebrei, sionisti, apartheid e nazismo, ok. Poi fa una lista di donne che fanno tutti i mestieri del mondo, manca solo l'astronauta e mostra il Parlamento europeo dove una donna col velo ha fatto un discorso sull'islamofobia, giustamente non poteva mica mancare, e c'è scritto standing ovation per il discorso sull'islamofobia, che ha lo stesso effetto di me che finisco a Tokyo, poi da sola mi faccio una bella grafica con scritto il mio libro Jews in Nazism, ha avuto un grandissimo successo, tutta Tokyo si sta comprando il mio fantastico libro dove parlo dei 100 diritti degli ebrei secondo il nazismo.
In sostanza, devo chiudere il video perché è lunghissimo. Alla Dawa interessa soltanto fare grandi numeri e in questi grandi numeri è molto più facile mandare avanti le donne. L'islamofobia già sappiamo che non esiste, nessuno vuole andare in giro a discriminare o a dare la caccia ai musulmani, però proprio bersele tutte e ovviamente l'islamofobia è soltanto un modo per chiederti di applicare la legge sulla blasfemia della Sharia che è stata inventata, l'islamofobia appunto quando hanno scoperto che da qualche secolo l'Europa retrograda, che avrebbe bisogno di prendere spunto dall'Islam per essere un po' civile anche nei suoi codici europei, e in Europa non c'era da qualche secolo la blasfemia. Ok, il video è lunghissimo, la Dawa spaventosa di questo video ha fatto dei numeri altissimi, a me non interessa fare a 7000 visualizzazioni sto video, tutti i commenti entusiasti, non proprio tutti, però credo che sia seguito da un pubblico molto giovane, ha quasi 90.000 iscritti, io quando sono fortunata se faccio 100 visualizzazioni, forse neanche per intero sono felice, però a prescindere bisogna trovare un modo per contrastare la Dawa, a mio avviso basta dire la verità e basta, io non intendo fare i numeri che fanno questi canali, però intendo fare del mio meglio o perlomeno andare a dormire serena stanotte con la coscienza a posto. Queste persone di Will Media sono a posto con la coscienza, sapendo quello che succede alle donne nei paesi islamici, quello che prevede la Sharia, quello che prevede il Corano, quello che prevedono gli Hadith, o la Sira di Maometto. Bah, è tutto. Grazie mille, alla prossima, ciao.